Monforte, per chi frequenta il territorio patrimonio UNESCO delle Langhe, è una meta che difficilmente si supera senza fermarsi, se non altro per gustare uno dei grandi vini che hanno reso famoso in tutto il mondo questo territorio. Siamo infatti nel centro dei comuni facenti parte dell'Unione Langhe del Barolo, in cui grandi vini italiani come appunto il Barolo, il Nebbiolo ed il Barbaresco caratterizzano ampia parte dei vigneti delle colline circostanti. Ma Monforte ha una storia lunghissima, che lo ha portato a diventare un importante centro sin dal periodo romano, attraversando il Medioevo e giungendo poi alla storia più recente. Per la visita al borgo, iniziamo dalla moderna chiesa in stile gotico piemontese, risalente ai primi del 1900. La chiesa, dedicata a Santa Maria della Neve, è anche la parrocchia del piccolo comune. Il nome di questo antico centro deriva dalla denominazione latina Mons Fortis, come dimostrato dalle testimonianze documentali medievali nelle quali compare come Mons Fortis, o Monteforti, ed anche come Montefort, senza trascurare comunque la dicitura Monforti in lingua piemontese. Questa denominazione allude chiaramente alla posizione strategica dell'insediamento dal punto di vista difensivo. Le origini del borgo, che ha una ricca storia, risalgono all'epoca romana, quando il suo territorio era conosciuto come Pagus Romanus. Del resto basta dare un'occhiata verso la parte alta di Monforte per capire quale fosse l'importanza della posizione dominante delle vecchie fortificazioni. Fu durante il periodo longobardo ed in epoca carolingia che questa località si caratterizzò come importante baluardo militare, ruolo che mantenne anche durante le lotte tra le signorie della zona e il comune di Alba. Nel 1142, il castello passò al marchese Bonifacio di Cortemiglia e successivamente al comune di Alba, ai visconti di Milano e all'imperatore Federico I. Dopo essere stata saccheggiata più volte, questa località trovò finalmente una certa tranquillità a partire dal XVIII secolo, quando Carlo Emanuele III di Savoia la concesse in feudo alla famiglia nobile dei Del Carretto. Ma intanto, iniziamo la nostra salita a quello che era l'antico Ricetto, ovvero il sistema murario medievale che racchiudeva al suo interno la parte più nobile del borgo. Quello che possiamo considerare il centro storico è infatti dominato dai palazzi patrizi che appartenevano ai nobili marchesi scarampi del Cairo, che costruirono le loro dimore sulle mura del vecchio castello. Ad ogni passo, durante la salita, si percepisce come in questo borgo emerga la sua origine medievale. Le sue stradine strette, la struttura delle case che, seppur rimodernate, conservano ancora l'impostazione delle vecchie abitazioni a ridosso delle mura del castello, e proprio le mura, via via che si sale, riemergono quasi a rivendicare il loro antico ruolo di baluardo difensivo. Ma non è solo il riferimento alla sua struttura medievale che colpisce di Monforte, basta volgere lo sguardo tra gli scorci che danno sulla parte bassa del borgo e le vigne in lontananza, per assaporare quel ritmo di una vita in cui l'uomo ha plasmato il territorio riempiendolo di una bellezza non effimera. Ogni muro sembra conservare il ricordo dell'attaccamento al Ricetto e dalla sua fortificazione, e chissà quante storie ci sarebbero da raccontare in questi vicoli ripidi che nei secoli avranno visto schiere di soldati, di nobili e comuni abitanti intenti nelle loro attività quotidiane. Sembra quasi di sentire il rumore delle ruote dei carri sui ciottoli delle stradine che salivano al castello.
E proprio raggiungendo la zona più alta del borgo, si può ancora scorgere una parte dei muri difensivi del Ricetto. E proprio sul nostro percorso, troviamo l'unica delle porte ancora presente, che portava all'interno della parte più protetta del castello. La porta, risalente al 1300, dà ancora l'idea dell'imponenza della sua architettura e della sua funzione. Arrivati in cima, si apre la vista sull'auditorium all'aperto dedicato al musicista polacco Orszowski, con in alto la torre romanica risalente all'anno 1000, che fino agli inizi del 1900 era affiancata anche da una chiesa medievale purtroppo non più presente. Sempre nell'ampia area dell'auditorium, fa bella mostra di sé l'oratorio di Santa Elisabetta, chiesa della Confraternita delle Umiliate. La struttura religiosa, in stile barocco, fu voluta nella seconda metà del 1600 dal nobile Carlo Francesco del Carretto, che si riservò un passaggio per accedervi direttamente dal castello. Palazzo Scarampi, costruito sulla precedente struttura medievale risalente all'XI secolo, rappresenta la parte più nobile di tutto il Ricetto, e nei secoli ha subito varie trasformazioni fino al definitivo passaggio sotto i Savoia agli inizi del 1700. Nella piazza che rappresenta il punto più alto dell'intero complesso, è poi presente anche la chiesa della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi, risalente al 1600. Ed è proprio di fronte a questo edificio che si può godere dello spettacolo sia sul borgo sottostante, che spaziando con lo sguardo, ammirare la splendida vista sulle colline ed i suoi vigneti, ed anche se la giornata non è particolarmente nitida, anche le Alpi ancora innevate fanno da contorno a questa nostra visita a Monforte. Anche la discesa riserva ancora degli scorci bellissimi, sia sulle vecchie vie medievali, che sulla vallata, ricordandoci dell'opera incessante dell'uomo che ne ha modellato nei millenni sia la natura che la storia. L'invito è quindi quello di venire a Monforte per visitare il territorio dei suoi vigneti patrimonio UNESCO, ed il suo centro storico, inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Sperando che questo filmato vi sia piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarvi vi diamo appuntamento al prossimo video, e se passate nelle Langhe, ricordatevi di visitare Monforte d'Alba.